Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Akuka 97, altrimenti mi metto a piangere. Ciao ciao! I motivi per cui un videogioco venga cancellato possono essere molteplici, da una scarsa qualità di quest'ultimo, oppure un problema della console che non è in grado di reggere le meccaniche dell'opera, o ancora la software house può essere coinvolta in problemi o beghe finanziarie. Ecco, io non credo che sia mai esistita una serie di videogiochi così famose e così tanto presa a calci in faccia come Crash. Ma dico, ma si può prendere un brand così importante e ridurlo al cugino sfigato di Mario? E andiamo! Crash è caruccio, buffo, divertente, con ambienti suggestivi, e che diavolo! È come comprare la Monna Lisa e poi metterla all'interno del garage. Ad ogni modo, oggi vi parlerò dei giochi che avrebbero dovuto uscire e che per un motivo o per un altro sono finiti nel cestino delle idee da dimenticare, lasciando noi fan agonizzanti con la speranza di riavere tra le mani un gioco di Crash come si deve. Primo capitolo ad uscire per le altre piattaforme, esso avrebbe dovuto essere un sequel di Crash Bandicoot Warped e infatti avrebbe dovuto essere il quarto capitolo della cronologia. Originariamente avrebbe dovuto essere progettato da quel bell'uomo di Mark Cerny e avrebbe dovuto essere un open map in stile Twinsanity e avrebbe compreso fasi platform con Crash che viaggia all'interno di vari mondi, e invece abbiamo ottenuto questo. Ah, che bello! Proprio la stessa cosa. Quello che sappiamo è che in questo gioco gli Evil Twins e le formiche avrebbero preso il controllo del mondo e Crash avrebbe dovuto viaggiare tra dimensioni e pianeti attraverso lo Psychotron. Ecco, Vicarius, non ti ci mettere anche tu con questi viaggi tra pianeti e dimensioni, perché porta sfiga. Il prossimo gioco non lo voglio vedere tra altri 20 anni. Grazie. E Crash avrebbe avuto come aiutante un piccolo animale chiamato Fuffy. Sì, che fantasia. Alla fine abbiamo ottenuto Twinsanity, che per carità, bellissimo, però vuoi mettere? Ah, che peccato mortale questo. Il mio cuore non riesce a reggere. Considerato come sequel di Twinsanity, secondo Kate Webb, avrebbe previsto la realizzazione di una macchina da parte di Cortex in grado di risucchiare Crash all'interno di vari programmi televisivi. Da drammi ospedalieri, cartoni in bianco e nero, programmi di cucina presentati da Rusty Walrus. Avete anche voi il cuore spezzato, vero? Ora, Activision, ascoltami. O fai fare a Vicarius questo gioco, o io prendo a pugni tutte le vecchie della città, chiaro? E avrebbe avuto anche un nuovo villain con le fattezze di un clown chiamato Dr. Entertain. Geniale. Sarebbe stato un gioco con protagonista Cortex, e già questa è una genialata a cui nessuno ha mai pensato. Se non avete idee per Crash, fate uno spin-off con gli altri personaggi. È così difficile? Sarebbe stato un sequel di Twinsanity in cui Cortex sarebbe stato espulso dall'ordine degli scienziati malvagi per aver fraternizzato con Crash, e già fa ridere così. E inoltre Cortex avrebbe cercato vendetta verso l'ordine. Il gameplay avrebbe previsto due fasi, una con la possibilità di utilizzare diversi mini cloni di Cortex, sia cyborg che non lo sappiamo, per raccogliere oggetti. No, scusate, non ce la faccio. Non posso farlo. Non posso farlo. Devi fare reviews. Posso farlo.
E la seconda parte avrebbe previsto l'utilizzo da parte di Cortex di diversi tipi di armi per proteggersi. E come non nominare uno dei più famosi giochi cancellati della saga? Grazie Radical, per una volta hai fatto la scelta giusta. Sarebbe stato il reboot del franchise di Crash Bandicoot, una rivisitazione totale dalla storia al gameplay, completamente overworld. Bravi, bell'idea. Si sa che i reboot delle saghe famose sono sempre i più apprezzati. Come gioco sembrava interessante, sicuramente più innovativo di CNK e compagnia cantando. Alla fine è stato cancellato in favore di DreamWorks Superstar Karts. Allora ragazzi, se questo video riesce ad arrivare a oltre 500 visualizzazioni e riesco a ottenere 400 iscritti entro la fine di agosto, io vi porto, non so come lo farò, un gameplay di questo gioco. E no, non sto parlando della trilogy. Avete presente quello spot dell'annuncio di PS4 nel 2013? No? Ecco, guardiamolo assieme. Era diventato famoso perché all'interno del trailer qualcuno ha notato in una sequenza un frame in cui si vedeva un cartellone a forma di rombo, tipico simbolo di Sony, con sotto la sagoma di Crash Bandicoot, con i pollici verso l'alto a indicare un ritorno magari di Crash Bandicoot su Sony. Questo avrebbe significato un Crash Bandicoot al lancio di PS4, ma alla fine non se ne fece nulla. Perché? Perché? Perché i suoi diritti sono sempre nelle mani di quella splendida, favolosa, magnifica Activision Blizzard, la quale ha impiegato ben 3 anni per ricordarsi di cosa aveva tra le mani, sempre però grazie a Sony. Bravi. Questo fantomatico gioco fu poi rilavorato per creare Knack. Con questo video vi ho voluto riassumere circa 10 o anche di più anni di attesa e tristezza e retro gaming, con la speranza che un giorno il nostro eroe potesse risorgere. Ti prego Vicarius, non ci deludere, fai splendere Crash come un tempo.